Partita nuova, caccia, raccolta e pesca. Ah, perché piove, questa è la pioggia. Mi ricorda un po' Banish. Quanti fannulloni ho ancora? Abbiamo 15 adulti e 4 bambini. Certo che tutto sembra tranne che una scuola. Quindi muoiono anche? Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi mi stavo annoiando, avevo voglia di un gioco nuovo e quindi sono andata a curiosare su Kinguin. Ho trovato Hands-On, come vedete dal titolo. È in sconto in questo istante su Kinguin all'86%, quindi l'ho pagato 3 euro qualcosa. Ho deciso di acquistarlo e lo provo insieme a voi. Naturalmente se volete utilizzare Kinguin anche voi, in descrizione trovate sempre il link. Se deciderete di usarlo, naturalmente mi verrà riconosciuta una piccolissima percentuale che però naturalmente mi aiuterà a proseguire con i video. Allora, eccoci. Partita nuova. Abbiamo trovato la Hands-On. È meraviglioso, anche se differente da quello che ci eravamo immaginati. Ok, abbiamo un po' di risorse nel bus. Troviamoci insieme una casa nuova. Allora ragazzi, due parole su questo gioco. Questa è la modalità tutorial, giusto per capire un po' quali sono le basi del gioco. Si tratta in sostanza di un city builder survival, naturalmente, nel quale un piccolo gruppo di sopravvissuti in un mondo, teoricamente il nostro mondo post-apocalittico, ritorna sulla superficie della terra e prova a ripopolare da capo la zona. Quindi avremo a che fare non solo con le difficoltà di un city builder, ma anche con delle zone nel quali ci saranno radiazioni, quindi una difficoltà in più. Andiamo a curiosare un po' il tutorial cosa ci dice. Ok, ho sistemato un po' la mia faccia così dovreste riuscire a vedere tutto quello che vedo io. Apri la guida, ok. Everything you need to know should be right here. Ok, tutto quello che dobbiamo sapere all'interno della guida. Adesso dobbiamo costruirci una casa, va bene. Prima di costruire dobbiamo assegnare una professione. Ok. Ok, dobbiamo... In general, it's your responsibility to decide which tasks are important and how our settlers are supposed to be distributed to attend to them. Già parlano troppo. Già che continua a parlare mi dà fastidio. Ma vabbè, allora devo dare il lavoro di costruttore a qualcuno, in modo che si occupi di costruire naturalmente. Come lo faccio? Da qua, professioni. Quindi ho bisogno di un costruttore almeno. Tutti gli altri non me li fa fare, però penso che arriveranno a farlo. Quindi almeno 3 costruttori. Va bene? Devo costruire vicino al lago un jetty che non so cosa sia. Jetty, è un porto, molto facile. Come giro? Con la R, ok. Così mi sembra che vada bene. Vai. Fatto. Ok, qui raccogliamo l'acqua. Ci sono altre possibilità, ma questo è più facile. Ci posso, naturalmente. Ok, quindi si raccomandano di avere delle cisterne, naturalmente, per collezionare l'acqua e naturalmente di avere sempre dell'acqua a disposizione. Ah, questa è la cisterna per collezionare l'acqua, naturalmente. Perfetto, struttura costruita, devo assegnare 3 lavoratori. 1, 2 e 3. Fatto? Benissimo. E ora loro vanno naturalmente a raccogliere l'acqua. Le nostre scorte d'acqua le vedo qua in alto, 409, giusto? Vediamo se salgono. 399, 424, ok, sono salite. Devo produrre 75, quindi devo aspettare un attimo che facciano il loro lavoro. Bene. Adesso abbiamo l'acqua. And water is now transported from the jetty to our cistern. Consider hiring more water carriers if you don't have enough settlers available. You can never have enough water. Si raccomandano di non rimanere mai senza acqua, va bene. Now we should focus on food production. Adesso cibo. Ci suggeriscono naturalmente gli edifici per raccogliere il cibo, per quindi caccia, raccolta e pesca. E ci suggeriscono di cominciare con la pesca. Cliccandoci sopra ci dà le indicazioni, ma noi andiamo qui, no? Food, quindi cibo. Fishing hut, eccolo qua. Ce lo mettiamo di fianco? No, mettiamolo dall'altra parte così, che mi sembra più intelligente come cosa. Ok. Arrivano i costruttori. Ok, costruito, servono 2 lavoratori? Sì, quindi 1 e 2. E adesso cominceranno a raccogliere il cibo. Ne devo produrre almeno 50. E in cambio ci danno 300 pesci. Ma perché no?
We've now Fantastico, taken già care of our fatto. basic supply Quindi via food acqua e and cibo water. fatto. Make sure Adesso ho way of getting raccolto food, because they l'agricoltura. constantly grow. Ogni seme This ha means that it caratteristiche could take some diverse. time. Ok, quindi sostanzialmente i pescatori portano cibo subito, chi coltiva i campi ci metterà un po' di più, ma questo è abbastanza normale. Cos'è questa roba? Soil moisture. Ah, qui ci fa vedere quanto è morbida la terra, praticamente quanto è fertile forse. Ah, perché piove, questa è la pioggia, sta piovendo in questo momento. Oh mamma mia, quindi questa è la pioggia. Eh sì, molto dettagliata questa cosa. È un dettaglio non da poco. Quindi devo fare campi coltivati, eccolo qua. Devo averne almeno uno di dimensioni come voglio io. Va bene, facciamone uno qua. Almeno 6 per 6. Qual è il minimo? Per 6 il minimo. Beh, facciamo uno piccolo e vediamo come va. E naturalmente ci assegniamo il lavoratore. Quanti? Uno. Seme devo scegliere il seme. Looks questa good. freccina. Ok, Remember cavolo. that we need the widest variety of food sources to stay healthy. Ok, per You le mie should risorse also dobbiamo plan cambiare, ahead for drought variare periods le that might come when coltivazioni. it's not going to rain. Ok, si raccomanda naturalmente di fare scorta perché ci saranno dei momenti in cui calerà la disponibilità di cibo. Ok, mi dice di raccogliere le risorse il più possibile e in questa fase, visto che non abbiamo niente, praticamente suggerisce di raccogliere tutto. Tutti i lavoratori che non avranno un ruolo assegnato, quindi non saranno costruttori e neanche né coltivatori, contadini, né raccolta dei pesci, si occuperanno di questa cosa. Come lo faccio? Quindi raccogli legno con questo. Questa è la zona di competenza. Va bene. Facciamo qui. E raccogli i rottami. E in questo caso raccoglie questo. Ok, facciamo qui così ripuliamo questa zona. Ok, in questo caso tutti quelli che sono senza un lavoro ufficiale si stanno occupando di questi due compiti, quindi legno e resti. Ok, adesso possiamo costruire un vero edificio di produzione e ci suggerisce all'inizio di non costruirlo troppo lontano. Ok, ci suggeriscono il Forester's Lodge, praticamente si occupano di tagliare gli alberi ma anche di disseminarli, quindi questo edificio fondamentale per mantenere la produzione di legno costante. Lo metto qua che è al centro di questa zona. Attendo che costruiscano, poi gli assegno il lavoratore e dobbiamo arrivare ad avere 20 legni, non ce l'abbiamo già, vabbè. Dobbiamo assumere invece il lavoratore, aspettiamo che abbiano finito. Stanno portando le risorse necessarie. Quando avremo tutte le risorse comincerà la costruzione, va bene. Per questa dinamica mi ricorda un po' Banished, una cosa del genere. Ok, lavoratore, quanti? Uno? Vai, fatto. Good job. Ok, questo parla un sacco, quindi vi taglierò la parte in cui mi annoia con le sue parole. Vi riassumo dicendo che questa parte di Forester's Lodge potrà essere spostata nel tempo e poi possiamo decidere anche che, come si chiama, il forestiere, quello che gestisce questo edificio, pianti soltanto oppure tagli soltanto, insomma. Decidiamo noi cosa fa questo edificio. Adesso dobbiamo raccogliere gli scrap, risorsa più valida, risorsa limitata. Ok, ci suggerisce uno scrapyard, che immagino sia un deposito per gli scrap. Non esattamente, ma forse una cosa del genere. Vediamo cosa serve. Ok, praticamente questo edificio utilizza gli scrap per costruire edifici, riparare e costruire strade. Ok, sono i costruttori praticamente. Interessante. Stanno già costruendo. Benissimo. Quanti fannulloni ho ancora? Non lo so, ma assegniamone uno. E adesso dobbiamo produrre 20 pezzi di scrap. Ok, anche qua si può cambiare l'area di lavoro. Possiamo riciclare le scrap in tessuto, metallo, plastica e elettronici. Ok, quindi prima ci occuperemo dei bisogni primari e poi ci occuperemo anche di queste risorse. Naturalmente dei capanni dove andare a dormire mi sembra essenziale. Naturalmente si riprodurranno anche in queste capanni. Quindi cabine, qua. Cabine che poi in realtà sono capanni. Guarda, la mettiamo
un bel capanno qua dietro il bus. Quante devo farne? 8. 1, 2, 3, lo giriamo, 4, 5, 6, facciamo 7 e 8. Facciamo un distretto abitativo tutto qua. Intanto che costruiscono le cabine devo spostare questi due perché non c'è più roba da raccogliere, quindi giustamente ci dice scusa, cosa raccolgo? Vai. Ok, abbiamo già degli abitanti, Christopher e Amy, adulti, e penso che cominceranno presto a riprodursi. Allora ci dice che i capanni possono essere sostituiti da case un pochino più resistenti. Le case hanno una capacità, naturalmente. I bambini vivranno nella casa finché non diventeranno grandi. Naturalmente nel momento in cui diventeranno grandi dovranno cambiare casa. Per quanto riguarda gli shelters, che non so cosa sia, i shelter sono una tipologia di capanno, penso. Ah, ok, gli shelter sono proprio le baracche. Non si riprodurranno perché per mancanza di privacy. Ok, quindi per farli riprodurre devo dargli o un capanno di questi oppure una casa resistente. Mentre per le tende qua sostanzialmente non sono una buona soluzione per farle riprodurre. Ok, qui ci dice che dagli scrap, quindi dagli scarti, possiamo riciclare e raffinare. La prima cosa che ci fanno fare è la stoffa tramite il riciclatore. Vediamo un po'. Recycler è qua. Costruiamone uno, magari non di fianco alle abitazioni, che schifo. Questa mi sembra una buona posizione. Attendiamo che lo costruiscano e poi andiamo avanti. Ok, fatto. Lavoratore. E adesso deve produrre la stoffa, altrimenti potrebbe produrre metallo e plastica. Tutto questo dagli scarti che troviamo in giro. Questo si è fermato perché non ha rovine di cui occuparsi, quindi lo spostiamo. Queste sono le rovine di cui si deve occupare. Vai, adesso funziona. Oh, fantastico, quindi non devo spostare per forza l'edificio, basta che gli dico dove andare a lavorare. Molto bene. Fatto. Ok, naturalmente ci dice che possiamo cambiare risorsa da riciclare. Ok. Per cominciare ci dice, visto che adesso abbiamo la stoffa, costruisci un sarto, una sarta. Così utilizziamo la stoffa per costruirci degli abiti che sono utili tra l'altro anche contro le radiazioni. Per cui, perché no? Ok, fatto. Come sempre lavoratore. E poi produciamo una sciarpa. Ah, che è già questa, fantastico. Aspettiamo solo che concluda la produzione. Intanto curioso qua, abbiamo 15 adulti e 4 bambini. Quindi qualcuno si è già riprodotto. Non ho fatto caso se i bambini ci fossero anche prima, però va bene. E abbiamo 14 lavoratori assegnati e uno senza. Mi sa che ci servono più lavoratori. Chissà come facciamo ad averne altri, a parte farli riprodurre. Questo è appena nato. Molly. Ok, sto curiosando tra le baracche qua. Tutti i bambini sono appena nati. Perfetto. Praticamente ci sono 4 livelli di radiazioni, senza radiazioni basse, medie e alte. Le radiazioni cambiano costantemente, sono influenzate dal tempo e dalla pioggia contaminata. Vestiti protettivi naturalmente aiutano contro questa cosa e ci suggerisce di averne un po' da parte. Ok, adesso passa alla parte degli strumenti, quindi non produciamo più la stoffa, ma produciamo il metallo, e con il metallo ci farà fare gli strumenti tramite il workshop. Quindi workshop qua. In realtà il gioco vorrebbe che io costruissi un'altra ricicleria, in effetti ha senso che abbia più di una risorsa effettivamente. Così ne facciamo 2, una per la stoffa e l'altra per il metallo. Peccato che non ho più lavoratori adesso. Ma facciamo lì un'altra casa. Qua, così magari abbiamo nuovi abitanti, non lo so, proviamoci. Vediamo se funziona come Banished, che più case gli diamo e più si riproducono. Devo assegnare il ruolo di tecnico a qualcuno, ma dove? Ah, non ho lavoratori.
E se non ho lavoratori come faccio? Togliamo uno dall'acqua e mettiamone uno di qua. Dovrebbe andare bene. In attesa che ci siano più adulti, naturalmente. Adesso qua gli diciamo di fare metal tool. Ok, invece che scrap tool ne farà di metallo. Oh, abbiamo 2 adulti in più, molto bene. Quindi queste barrette qua indicano quando un bambino sta crescendo praticamente. Capisco. Il giallo vuol dire che è ancora piccolo e Maria invece è verde, quindi sta per diventare adulta. Fantastico, quindi avranno bisogno di altre case, facciamogliene altre. E adesso aspettiamo che facciano gli strumenti di metallo. With our lovely new tools, we are now prepared to work effectively. Ci dice che gli strumenti di metallo sono i migliori. Se proprio dovessimo avere necessità, possiamo dirgli di costruire degli strumenti fatti di scarti. Che dice non sono meravigliosi, ma meglio che lavorare a mani nude, ovviamente. Ora passa a suggerirci la scuola. Quindi sarà qui, esatto. E costruiamo anche la scuola, perché i bambini devono essere educati, naturalmente. Facciamo la scuola qui. Certo che tutto sembra tranne che una scuola. Però effettivamente con gli scarti di metallo più di così probabilmente non si può fare. Intanto la nostra popolazione cresce e anche i bambini. Abbiamo già tutte le case occupate? Ah no. Ok, qualcuno di qualche casa disponibile c'è ancora. Lavoratori. Uno? Sì. Perfetto. Ok, praticamente ci dice che l'educazione non solo produrrà lavoratori più efficienti, ma faranno anche in modo che consumino i vestiti e gli strumenti meno facilmente. Quindi praticamente persone educate miglioreranno le performance di produzione. Adesso ci dice di costruire il capanno del raccoglitore per raccogliere funghi e bacche. Va bene, eccolo qua. Andiamo a raccogliere. Guarda quanta roba c'è qui dentro. Direi di metterla qui di fianco al capanno del cacciatore, qua del falegname. Così raccolgono un po' di risorse da mangiare. Anche perché abbiamo solo pesci, mi sa adesso. Gli farei un altro campo per coltivare, perché uno mi sembra un po' pochino. Un altro 6x6. Un altro 6x6. Qui cosa facciamo coltivare? Black salsify, non so cosa sia. Ah, qua uno o l'altro. Vabbè, ce ne accontentiamo per il momento. Ok, costruito. E ora 2 lavoratori. Sì, 2 lavoratori. 1 e 2. Che andranno adesso in giro a raccogliere tutte le cose buone che abbiamo in giro. Bacche e funghi. Very good. Ok, ci dice naturalmente che le risorse che raccogliamo ci metteranno un po' di tempo prima di tornare disponibili. Nel caso in cui l'area fosse consumata tutta, possiamo spostare la nostra area di raccolta e questa va benissimo. Ora ci suggerisce di piantare una piantagione di alberi, così da avere frutti e noci. Va bene? Frutti e noci, facciamocelo qui, va. 16x16? Va bene. Facciamo prugne, va bene. E quanti lavoratori vuole? 2. Okay. Qui ci dice che naturalmente gli alberi vengono piantati una volta sola, ci mettono tanto per raggiungere la produzione, ma quando l'hanno raggiunta continueranno a darci frutti anno dopo anno anche senza doverli ripiantare. Ora ci suggerisce l'erbalista, naturalmente perché oltre al cibo c'è da raccogliere nella foresta anche erbe utili. Facciamolo subito. Ok, devo dire tutorial per certi aspetti superfluo. Spero ci dia qualche informazione in più relativa alle radiazioni, che è quello che prettamente mi interessa di più. Facciamo quello che ci fanno fare. Allora, intanto ci segnala che la capacità di immagazzinamento è finita, ma non c'è un modo per immagazzinare roba diversamente. Ci sarebbe questo, non me lo fa ancora fare. Penso che me lo farà fare più avanti col tutorial, probabilmente. Intanto i cavoli sono pronti, li raccolgono. Molto bene. E il nostro cibo aumenta tantissimo, così come i nostri abitanti. Siamo a 26, con 5 figli che continuano a crescere. Ben fatto. Adesso possiamo raccogliere le erbe e trasformarle in medicine. Fantastico. Oh, finalmente mi parlano di radiazioni. Ok, per combattere le radiazioni dovremmo filtrare l'acqua con il carbone. Ah, ok. Per produrre il carbone verrà bruciato legno.
Vai. Questa è la fornace, praticamente credo che produrrà questa risorsa, il carbone. Ok, quanti lavoratori? 2. In realtà era 1, ma abbiamo abbondanza di lavoratori, quindi, anzi no, 1, ok, 1. E adesso dobbiamo produrre 2 pezzi di carbone. Stanno portando il legno e tramite il legno creano questa cosa, va bene. Ok, ora ci dice che utilizzando il carbone possiamo filtrare finalmente l'acqua e naturalmente serve un contenitore. La cisterna non è adatta, dobbiamo costruire la torre d'acqua, va bene. Ci dice che non è necessario demolire la cisterna, ma si può migliorare questa qua, quindi trasformare questa roba nella torre d'acqua. Esatto, upgrade. Vai, fallo. Ecco che la costruiscono. Benissimo, quindi adesso abbiamo inattiva attiva. Adesso è inattiva perché non abbiamo la quantità necessaria di carbone per farlo. E quindi dobbiamo aspettare che sia pronto. Va bene, attenderemo. Ah, devo costruire un'altra ricicleria per fare plastica. Ah, va bene. Fatto. Ah, non ho laboratori. Devo aspettare che uno dei bambini sia disponibile. Attendiamo. Ok, deve essere morto qualcuno perché da 24 siamo passati a 23. Quindi muoiono anche? Ci sta, Però non avevo considerata così presto questa cosa. Vediamo come sono messi. Tu sei da sola. Questa cosa è vuota. Tu quanti anni hai, Lina? Very old. Ok, quindi molto anziana. Probabilmente vedova a sto punto, visto che vive da sola. Abbiamo altri morti, ragazzi. Sta scendendo la popolazione, non è positivo. Proviamo a costruire altre case, magari aiutiamo la popolazione a crescere. Siamo tornati a 24 e ho assegnato il posto di lavoro. Ecco fatto. Naturalmente filtrare l'acqua è fondamentale. Ok, adesso ci dice che in realtà l'acqua raccolta da un pozzo non è mai contaminata e quindi ci suggerisce un pozzo. Facciamolo. Magari lontano dall'acqua di là, lo facciamo qui. Fatto. Adesso bisogna attivare il filtro. Attiva. Adesso devo dire alla sarta di produrre tipo il carbone, la maschera e carboni attivi. Oh, interessante. Dove sei, sarta, che non ti trovo più? Eccolo qua. Vai. Ok, con questa penso che si possa andare nelle zone radioattive. Quali sono le zone radioattive, però? Così dovrebbe farmelo vedere. Good work. Mi parla, va bene. Acque preziose per irrigare, va bene. Not only our water can become a hazard for our settlers due to radiation, our food can anche il cibo è stato contaminato dalle radiazioni. Quindi il post di decontaminazione. Mettiamolo qui. Questa cosa delle radiazioni invece non me la fa vedere. Suppongo che nel tutorial non sia incluso, o non ancora, quantomeno. Ok, quindi questa struttura si occuperà di purificare il cibo nella zona di competenza. A questo punto lo sposterei più centralmente, così. Ok. Adesso è giunto il momento del cimitero, perché chiaramente quelli che muoiono. Cimitero, anche bello grande, dove lo mettiamo? Qui così può andare. Intanto popolazione 32 e figli 15. Stiamo crescendo bene. Il cimitero ci mantiene concentrati praticamente, giusto per ricordarci come finiranno i nostri eroi se le cose andassero male. Ok, ci dice che possiamo costruire anche un fuoco da campo e un pub. Questo per aiutare il morale, naturalmente. Va bene. Cosa ci dice di fare per primo? Un posto dove riposare e recuperare. Lascia a me la scelta. Ah no, ok, avevo letto male e ci dice possiamo costruire anche degli edifici che aumentano praticamente il rumore. Per esempio anche un fuoco da campo e un pub. In questa situazione però la cosa migliore è upgradare, quindi migliorare il nostro centro città. Che sarà questo? Esatto. Subito al lavoro, benissimo. Ah, è aumentata anche la capacità di immagazzinamento. Fantastico, ci serviva. Adesso affrontiamo le malattie. Visto che si ammalano, costruiamo il medical facility. Intanto guardate il livello di felicità, ragazzi. I nostri abitanti sono decisamente contenti. Fantastico. Benissimo, fatto. E adesso più bambini nasceranno. Fantastico.
Ok, allora ci dice in questo momento che i capanni praticamente sono un buon modo per cominciare una famiglia, però danno poco spazio. Ci suggerisce di costruire qualche riparo improvvisato, appunto di shelter, che permetteranno alla gente di non vivere per strada, ma permetterà anche di controllare la popolazione, quindi per evitare probabilmente i picchi di riproduzione. Quindi va bene, facciamolo a questo punto. Una baraccopoli praticamente. Quindi questo permetterà di accogliere quelli senza casa, ma non gli permetterà di riprodursi. Fatto. E ci danno in ricompensa 10 abitanti. Va bene. Ora ci fanno fare il capanno da caccia. Mancava effettivamente. Facciamoli cacciare e produrre carne naturalmente. Intanto i nostri abitanti sono super felici e aumentano i figli e anche... abbiamo 34 persone nulla facenti, ragazzi. Possiamo dare lavoro a tutti. Peccato che abbiamo troppe risorse. Guardate, tutti questi edifici hanno smesso di produrre perché sono pieni di risorse. Vabbè, meglio pieni che senza. Allora, gli dico di produrre meno di questi. Ok, fatto. Penso che ci dica adesso che possiamo avere un pastore, giusto? Ok, con questa opzione praticamente catturiamo gli animali invece che cacciarli e basta. E questo ci permetterà di allevarli. Molto interessante. Naturalmente dobbiamo costruire anche questo per avere spazio dove tenere gli animali. Mettiamoli qua. Ok, ora abbiamo segnato il lavoratore, non abbiamo disponibili animali. Oh no, sì, invece abbiamo questo qua. Ok, benissimo. Qui abbiamo catturato un cinghiale selvatico e lo stiamo portando in questa struttura. E ovviamente ogni animale produrrà risorse diverse. Devo dargli acqua naturalmente. Una volta che gli animali saranno pienamente cresciuti, li andranno ad abbattere e quindi diventeranno carne. Però possiamo anche dirgli di non farlo e di lasciarli crescere. Va bene. Ok, adesso che li abbiamo fatto catturare questi qua, possiamo dirgli di tornare alla caccia pure e basta. Ok, finalmente ci fanno costruire dei magazzini. Questo è temporaneo. Non ho capito perché serve temporaneo, ma noi lo costruiamo lo stesso. Vai. E poi, la strada, finalmente la strada di terreno praticamente. Facciamola qua nei passaggi verdi, così diamo dei sentieri almeno a questi poveracci. Questi sentieri dovrebbero anche dare modo di spostarsi più velocemente, credo. Se funziona come Banished, penso che valga lo stesso principio. Ok, tanto questo è costruito. Sì, esatto, mi ha detto esattamente quello che pensavo, quindi mi ha confermato la mia teoria. Possiamo fare anche un mercato e questo migliorerà l'umore praticamente dei nostri abitanti. Va bene, market, eccolo qua. Andiamo a fare la spesa, tutti a fare la spesa, Qua, va bene qua. Ragazzi, metto in pausa perché sennò questo episodio diventa lunghissimo. Ho costruito tantissime cose e devo dire che è un gioco molto molto dettagliato. Se stessi giocando per conto mio andrei avanti tranquillamente a giocarci, però visto che naturalmente dovrò trasformare questa giocata in un episodio, rischia di diventare troppo lungo, quindi mi fermo qua. Ditemi cosa ne pensate, se ci avete mai giocato, se questo tipo di giochi vi interessano oppure no. Naturalmente vi ricordo di iscrivervi al canale per aiutarmi a crescere e noi ci vediamo al prossimo episodio. Baci!